Buongiorno a tutti e bentornati qui sul mio canale. Non c'è nessuno, quindi posso togliere la mascherina. Oggi mi trovo nel quartiere di Testaccio e più precisamente davanti al vecchio mattatoio, dismesso nel 1975. Bene, sì, io mi trovo qui perché, come vedete, qua c'è il mercato di Testaccio dove ho due clienti e allora ho colto l'occasione per fermarmi un attimino qui davanti. Perché oggi farò una ricetta che è tipica di questo quartiere, che è la coda alla vaccinara, perché proprio qui è nato questo piatto straordinario e adesso ci trasferiamo direttamente nella mia cucina, così. Eccoci di nuovo qua, nella mia cucina. Allora, siamo pronti? Vediamo questa ricetta che vi dico subito. Non è difficile, ma non è neanche facile e soprattutto non è breve. Ci vorrà il suo tempo, perché questo è il classico piatto della domenica, quindi si prepara il giorno prima per il giorno dopo. E visto che oggi è venerdì, siete avvisati, così domani magari andrete al vostro macello di fiducia e prenderete una ottima coda. Questi gli ingredienti che noi abbiamo bisogno e cominciamo da quello principale, che è la coda. Io di questo devo ringraziare Franco ed Enrica, che sono alcuni dei miei macellai di fiducia perché ho diversi clienti e mi hanno fatto trovare una coda di vitellone di chianina. Io non credo che serva da dire altro. Dopodiché, oltre alla coda, abbiamo bisogno di tanto sedano, come vedete, un cespo intero, 2 carote, una cipolla, uno spicchio d'aglio, 3 foglie dell'oro, 100 g di guanciale, un cucchiaio scarso di cacao amaro, un pugno di uvetta passa, lo stesso quantitativo di pinoli, olio extravergine d'oliva, e io qui ringrazio Sara e Mauro perché anche loro mi hanno regalato uno strepitoso olio extravergine d'oliva che è del loro territorio, sale e pepe, la polpa di pomodoro e un bicchiere di vino bianco. Mi raccomando che sia un vino bianco buono, perché poi quando evaporerà l'alcol il sapore rimarrà. Io in questo caso ho scelto un bianco di Zaccarolo DOC. Allora prendiamo il nostro sedano, ne prendiamo un paio di coste, puliamolo dalle venature e dai filamenti. Ed ecco qui pronto il nostro battuto. Allora, cominciamo adesso con la nostra cottura. Mettiamo in una pentola bella capiente e alta l'olio extravergine d'oliva. Copriamo bene il fondo, Quando l'olio comincerà ad essere caldo, mettiamoci dentro il nostro guanciale e lo facciamo tostare. Quando si è cominciato a colorare il nostro guanciale, cominciamo a mettere adesso dentro la coda e la facciamo rosolare per bene. Non mi ricordo se ve l'ho detto precedentemente, ma io chiaramente la coda, prima di metterla a cuocere, l'ho lavata e ho asciugata per togliere i residui di sangue. Giriamola per farla colorare su tutti i lati. Bene, ora che si è caramellizzata bene la carne, la togliamo un attimo dal fuoco, la mettiamo sul piatto e ci mettiamo il nostro trito di sedano, carota, cipolla e aglio. E adesso lo facciamo insaporire bene con i succhi della carne che ha tirato fuori prima durante la caramellizzazione e aggiungendo anche un goccio di quel vino bianco che abbiamo visto prima per declassare il fondo. Mettiamo le nostre foglie di alloro e lasciamo cuocere per circa 5 minuti. Bene, rimettiamo dentro adesso la nostra coda, facciamola tostare per qualche minuto con il battuto di sedano, carota, cipolla e aglio, con le 3 foglie d'alloro che abbiamo messo e poi la sfumiamo con il vino bianco. Ecco fatto, adesso sfumiamo con il vino bianco e facciamo cuocere così, coperto, per 15 minuti. Sono passati i nostri 15 minuti, facciamo passare il vapore, andiamo a salare la carne, mettiamo anche il pepe e ora mettiamo anche il pomodoro. Una cosa importante, la coda pesava 1,3 kg, io metterò 1,4 kg di pomodoro. Il rapporto deve essere sempre 1:1.
armarsi di santa pazienza, perché se tutto va bene ci vorranno 2 ore, altrimenti ce ne vorranno 3. Comunque riusciremo a capire se la coda sarà cotta quando la carne si staccherà dall'osso. Ci vediamo dopo. Allora, sono passate circa 3 ore, andiamo a controllare la cottura della carne. Eccola qua, guardate, si stacca dall'osso, vedete? Questo sta a significare che la carne è cotta. Ecco qua. Spengiamo il fuoco e adesso la facciamo riposare. Allora, per la cottura della coda ci sono volute esattamente 3 ore ed è quello che più o meno avevo preventivato. Voglio dire anche un'altra cosa che prima mi sono dimenticato di dirvi. Allora, la coda che io ho pesato era 1,4 kg e generalmente va bene per 2, massimo 3 persone, ma stiamo parlando proprio al limite, perché comunque è tanto osso, quindi di carne ce n'è poca. Se dovete farla per 4, chiaramente va raddoppiata la dose. Io infatti gli ingredienti che scriverò sull'elenco sarà quello per 4 persone, quindi verrà tutto raddoppiato da quello che ho utilizzato io. Adesso ha finito la cottura, adesso la carne deve riposare e deve riposare fino a quando non si raffredda. Una cosa importante, per quando parliamo di ricette di lunga cottura, hanno un vantaggio e uno svantaggio. Lo svantaggio è che ci vuole molto tempo per cuocersi, ma il vantaggio è che potete benissimo utilizzarle dopo che hanno riposato. Quindi io adesso la ricopro e questa rimarrà così fino a stasera. E vedete, è ancora giorno, sono le 2:30 del pomeriggio. Se invece volete addirittura utilizzarla il giorno dopo, non c'è problema, la lasciate all'interno della sua pentola e la lasciate riposare lì dentro. Il giorno dopo, riscaldata, sarà veramente buonissima. Ci vediamo dopo. Bene, la carne si è riposata, si è raffreddata, adesso la andremo a riscaldare, però prima di fare questo intanto facciamo una cosa. Questa è una ricetta che in realtà fa 2 piatti, ovvero la coda alla vaccinara così come l'avete vista, però con parte del suo sugo si possono condire i rigatoni col sugo della coda, che sono una cosa spettacolare. Quindi adesso la prima cosa che farò è portare un po' di sugo all'interno di una pentola che utilizzerò poi domani per fare la pasta. Dovreste sentire che profumo che esce fuori, qualcosa di spettacolare. Ecco qui dentro poi questo è un sugo che oltre ad avere pezzetti della coda che chiaramente sono rimasti, c'è il guanciale che abbiamo utilizzato prima, c'è il battuto, ovvero sedano, carota, cipolla e aglio, poi si sente un profumo che è straordinario. Bene, questa la mettiamo da parte perché domani ci contiamo alla pasta, come ho detto poc'anzi. Ora, prima di occuparci della salsa, facciamo un'altra cosa. L'accompagnamento per la coda alla vaccinara è con il sedano, ed eccolo qui. Io ne ho tagliati alcuni pezzi che andremo a sbianchire, cioè a sbollentare per un paio di minuti e stop. Questo poi andrà in accompagnamento appunto alla carne. Perché si accompagna il sedano con la coda alla vaccinara? Beh, il sedano ha un forte potere sgrassante e quindi andrà a contrasto con la corposità bella intensa della coda alla vaccinara. Ecco qui, l'acqua è bella calda, non serve che bolle, Mettiamo dentro il nostro sedano e lo lasciamo sbollentare giusto per un paio di minuti. Ecco qua, i 2 minuti sono passati, adesso togliamo il sedano e lo mettiamo su un piatto, ci servirà poi dopo. Ora, nella stessa padella che abbiamo utilizzato prima, l'abbiamo svuotata dall'acqua, l'abbiamo anche asciugata, mettiamo un po' d'olio. Come è caldo mettiamo a tostare i nostri pinoli e mettiamo anche l'uvetta passa senza averla ammollata nell'acqua, come si dice a Roma, cioè bagnata nell'acqua. Vedrete che si gonfierà piano piano. Non so se riuscite a vedere, ma si sta gonfiando piano piano l'uva passa, vedete? E continuate così fino a quando non si sono tostati i pinoli e l'uva passa appunto non ha ripreso la sua dimensione naturale. Vedete? Si è gonfiata tutta, guardate. Adesso andremo ad aggiungere il nostro sugo della coda. In questo momento si sta giocando molto con il contrasto tra la dolcezza dell'uva passa e la croccantezza dei pinoli e la sapidità del sugo che abbiamo cotto prima appunto con la coda. Il profumo è veramente eccezionale, dovreste veramente provarla perché è un piatto strepitoso. Adesso lo lasciamo andare ancora per qualche minuto. E ora per completare la salsa manca l'ultimo ingrediente, quello più strano, ovvero il cacao amaro. Ma se volete sapere perché c'è questo ingrediente, bene, io ve lo spiegherò alla fine della ricetta.
Adesso riscaldiamo di nuovo la coda e poi la impiatteremo mettendoci sopra la salsa che abbiamo preparato in precedenza. Guardate quanto è diventata morbida la carne, guardate, si stacca con niente. Questo è, come si dice a Roma, uno zucchero. Guardate che meraviglia. Ecco qui. Quelli che in gergo a Roma si chiamano rocchi, ovvero i pezzi di questa coda, adesso noi li mettiamo sul piatto. Insieme ci mettiamo il sedano che avevamo sbianchito precedentemente e infine la salsa con il cacao, l'uvetta e i pinoli. Guardate che meraviglia. E il profumo è fantastico. Buon appetito! Buongiorno! È l'ora di pranzo e adesso faremo quello che vi ho detto ieri, ovvero con parte del sugo che ho tolto ieri dalla coda ci faremo la pasta. Allora il sugo si sta scaldando, adesso noi buttiamo giù i nostri rigatoni, che è questo formato di pasta qui, e attendiamo la cottura. La pasta è pronta e possiamo cominciare a scolarla. Primo piatto meraviglioso con il sugo di questa coda stupenda. Ci siamo? È pronto. E ora, come tocco finale, del pecorino grattugiato fresco. Buon appetito! Allora, la ricetta che voi oggi avete visto è una ricetta veramente tipica della cucina romana. Può essere benissimo affiancata alla classica matriciana o carbonara. Non è facile trovarla spesso nei ristoranti perché comunque, come avete visto, ci vuole molto tempo, però non è neanche così difficile. Questa ricetta è figlia di un tempo che oggi non esiste più chiaramente, ed è quello del lavoro dei vaccini, ovvero le persone che lavoravano all'interno del mattatoio e scorticavano, come si diceva una volta, cioè ovvero sezionavano e spellavano le varie bestie. E il pagamento di questi operai era spesso gli scarti della macellazione, quello che qui a Roma viene chiamato il quinto quarto, ovvero lingua, cervella, animelle, trippa, fegato e coda. Questo piatto nasce soprattutto nel quartiere di Testaccio, anche se già lo facevano in altre parti di Roma. Come avete visto c'era il mattatoio e di fronte c'erano queste osterie, dove poi i vaccini portavano questi tagli avanzati, le facevano cucinare all'oste, in cui una parte l'oste se le teneva per il pagamento e l'altra loro la portavano a casa per mangiare. La ricetta che io ho fatto oggi è quella classica testaccina, cioè ovvero proprio quella dei vaccini. In realtà ne esiste un altro tipo di ricetta che veniva in pratica fatta prima a bollire la coda e poi ripassata in pentola, e il brodo che usciva dalla coda veniva tenuto da parte per aromatizzare altre pietanze. Inoltre si aggiungeva alla coda i gaffi, come venivano chiamati in gergo, ovvero le guance del bovino crude tagliate a strisce sottili e ripassate appunto insieme alla coda. Questo è un piatto straordinario anche perché si riescono a farne due, ovvero oltre che la coda, che è un classico secondo, si riesce a fare un primo di pasta, che è quello che avete visto, che è straordinario perché quel sugo, lasciato così come viene dalla cottura della coda, è veramente ricco, anzi molto ricco. Un'altra cosa che vi volevo dire è che io non ho messo una delle spezie che ci vanno regolarmente, che sono i chiodi di garofano. Me ne sono dimenticato di comprarli, però io ve lo scrivo ugualmente nell'elenco degli ingredienti. In realtà poi questa coda, nel tempo passato, veniva aromatizzata con molte spezie, perché ci sono anche diciture dove si mette dentro la cannella e la noce moscata. Io volutamente non la metto, anche perché alla fine copre troppo il sapore della carne, ma c'è un motivo per cui venivano utilizzate così tante spezie. Dobbiamo pensare che nel 1800 non esistevano i frigoriferi, quindi la carne, quando veniva consumata, aveva un odore molto forte, fastidioso, e questo veniva coperto appunto da tante spezie. Il fatto che io vi abbia messo nelle spezie il cacao è perché in quel tempo veniva catalogato come se fosse una spezia. Ecco perché ha questo uso, che tra parentesi è unico in un piatto così salato. Ma se lo usate, vi posso assicurare che dà un tono meraviglioso a questo taglio di carne e a questa pietanza. Io spero di avervi fatto conoscere un pezzo di storia della cucina romana che è veramente particolare. E se mai anche voi voleste farla, fatemelo sapere e fatemi sapere com'è andata. Io vi ringrazio ancora di avermi tenuto compagnia fino a questo momento e noi ci vediamo alla prossima ricetta. Una buona giornata a tutti!